Insieme racconteremo il lungo e affascinante viaggio della medicina, dalla preistoria fino all'età moderna. Attraverso le scoperte, le intuizioni e le rivoluzioni culturali, impariamo come l'uomo ha imparato a conoscere il corpo umano, a combattere le malattie e a sviluppare una scienza che ha salvato milioni di vite. Partendo dalle prime cure basate sull'osservazione della natura, passando per le grandi civiltà antiche, le università medievali, il Rinascimento, fino alle scoperte del Seicento e alle rivoluzioni del XIX secolo, questa serie illustra come si è costruita la medicina per come la conosciamo oggi. Benvenuti in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della nascita della medicina. Oggi iniziamo dall'inizio, anzi, da prima dell'inizio. Prima dei libri, prima dei medici, prima delle diagnosi. Quando l'umanità si confrontava con il dolore, la malattia e la morte, senza avere ancora le parole per spiegarli scientificamente. Come guarivano gli uomini e le donne della preistoria e soprattutto chi curava chi. Molto prima che nascesse la medicina scritta, l'essere umano ha sempre cercato di curare e spiegare la malattia. Dolore, ferite, febbre, parto, esperienze universali, spesso spaventose. Le prime risposte non erano scientifiche, ma spirituali o magiche. La malattia era vista come una punizione degli spiriti, un'invasione maligna o una rottura dell'equilibrio con la natura. In molte culture il medico era lo sciamano, una figura carismatica in contatto con il mondo degli spiriti. Egli praticava riti, canti, danze, fumigazioni e a volte manipolava erbe o faceva piccoli interventi fisici. Ma la medicina preistorica non era solo spirito. Le prove archeologiche ci parlano anche di medicina concreta. Un esempio affascinante è la trapanazione cranica. Incisioni nel cranio, probabilmente per liberare spiriti maligni o per alleviare il dolore. Alcuni crani mostrano segni di guarigione, segno che i pazienti sopravvivevano. Abbiamo trovato alcuni utensili di pietra, levigati con precisione, probabilmente usati per curare ferite o fratture. E poi ci sono tracce di erbe medicinali accanto ai corpi, segno che venivano usate consapevolmente. In queste società chi curava aveva un ruolo fondamentale. Il guaritore o la guaritrice era spesso anche un leader spirituale, custode della conoscenza orale. Non c'erano scuole o libri, il sapere si trasmetteva a voce, di generazione in generazione. Le donne probabilmente erano protagoniste in molte pratiche curative, specie legate al parto, all'infanzia e alla cura della comunità. La medicina era parte della vita quotidiana. Ma la medicina antica era anche un modo di raccontare il mondo. Ogni cultura aveva le sue spiegazioni mitiche per la malattia, serpenti, demoni, streghe, malocchio. In un certo senso, la malattia era una narrazione del male, una battaglia tra forze invisibili. Ecco perché il curare non era solo guarire il corpo, ma anche rimettere in ordine il mondo. Dunque, molto prima della medicina scientifica c'era già una medicina umana, profonda, culturale, un sapere antico che univa corpo, mente e spirito. Nel prossimo episodio entreremo nel mondo delle prime civiltà storiche, dove la medicina diventa scritta, classificata e tramandata. Un passo gigantesco verso ciò che oggi chiamiamo scienza medica. Non mancate. E mi raccomando, se tutto questo è stato interessante, è bene supportare il canale condividendo questo episodio, magari lasciando un mi piace o mettendo un commento per eventuali curiosità, che spero possano essere fugate il prima possibile. Alla prossima!